Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo dell'inchiostro Red Garnet di Edelstein, Pelikan Edelstein, la serie, diciamo la collezione più prelibata, quella un pochettino anche più costosa, anzi un pochettino, un bel po' più costosa rispetto al 4001, l'inchiostro senza dubbio un inchiostro base più che mai soddisfacente, però qui abbiamo delle colorazioni un po' più delicate, un pochettino più particolari e quindi anche chi desidera una formulazione un po' diversa trova pane per i propri denti. Questo è il Red Garnet, un colore rosso, sì, un colore rosso che è difficile trovare una descrizione che possa andare oltre quello che è l'aspetto davvero primario del suo colore, perché è centrato molto proprio nella sua tonalità cromatica. Forse potremmo vedere qualche intonazione un pochettino più orientata verso il corallo, verso un rosso che non è così profondo, che non è così saturo come altri rossi, ma devo dire pochi ce ne sono che lo superano in qualità complessiva. Qualità complessiva, parlo sempre dell'aspetto visivo, un rosso che per esempio a me personalmente, che non sono poi un grande appassionato di questa tinta, trovo che possa avere un riscontro solamente, diciamo, come antagonista per esempio nel Corn Poppy della Mont Blanc, ma giusto per darvi un'idea, vedete, molto simile per esempio allo Sherry Danish di Monteverde. Sono davvero molto simili, sebbene il Monteverde possegga una tinta un pochettino più profonda, diciamo un pochettino più scura forse, che strizza l'occhio al porpora. Ancora un altro colore al quale può essere accostato è quello di Stilo e Stile, il Roman Centurion Red, un'altra bella tinta secondo me, molto riuscita. E vi dicevo il Corn Poppy, che io ritengo, lo prendo sempre un po' a termine di paragone, perché è il rosso che secondo me è quello che mi piace di più. Ecco, quindi lo tengo un po' come termine di paragone. Ho infilato anche il Morinda, giusto per darvi un'idea, il Morinda di Röhren Klinger, giusto per darvi un'idea di come possa discostarsi questo rosso che, vedete, il Pelikan Edelstein, essere un pochettino più contaminato di giallo, possedere questa dominante che lo scalda un pochettino, lo porta a contenere un arancione, cosa che qui invece vediamo meno, giusto per darvi qualche orientamento generale. Allora, messo alla prova come sempre su molte carte, cominciamo da quella Rhodia, l'ho caricato sulla Pilot Prera, la Prera, la AI Hero, cioè quella trasparente col pennino CM, il Calligraphy Medium, che abbiamo ormai imparato a conoscere, che di medio ha davvero poco, perché è un vero pennino italico, un italico o perlomeno un corsivo crisp di quelli taglienti che per l'appunto strizza l'occhio all'italico. Devo ammettere che è un inchiostro che mi piace, l'ho provato così in lungo e in largo che ormai, come vedete, ho finito quasi l'intero converter, ed è un converter insomma che ha tutta la sua capienza. Inchiostro Pelikan, beh, poche storie, c'è poco da dire, è veramente un inchiostro che rispecchia tutte le qualità e quindi anche la caratteristica funzionale, quella legata alla dinamica della scorrevolezza, degli inchiostri Edelstein, quindi qualità. Una qualità che, lo abbiamo detto all'inizio, insomma, si paga, non ci viene regalata. Però un pennino come questo, che come credo si possa vedere anche da questo tipo di riscontro, quindi un pennino molto tagliente, largo così, sottile da questa parte, si trova a suo agio, riesce a scrivere comodamente, senza alcuna impuntatura, vero che stiamo parlando di una carta Rhodia, ma come vedete questa è la Uni Blanc. Senza dubbio
un inchiostro che mantiene, e a maggior ragione su una carta come questa, delle caratteristiche che lo rendono abbastanza riconoscibile anche fra altri rossi. La bellezza di questo pennino, sempre a parere di chi vi sta raccontando queste cose, è proprio il fatto di coniugare delle linee molto sottili che riescono, come vedete, anche a riprodursi in un tratto decisamente piccolo, con un carattere minuto, ma anche con delle caratteristiche invece, quando andiamo a scrivere qualcosa di più grande e corposo, dove vengano messe in evidenza invece le qualità di profondità, di saturazione di questo inchiostro. Sono caratteristiche che io apprezzo molto e mi piacciono assolutamente. Un inchiostro carico, una bella tinta, una tinta che devo anche in questo spezzare una lancia sulla qualità dell'inchiostro, una tinta che appena messa giù, come avete visto, non è poi molto diversa, ce l'ho qua su una carta Clairefontaine, quindi una quasi la stessa carta, potremmo dire, scritta molto tempo prima su questa carta, che è della verità, riuscite forse a vedere, è una carta puntinata, quindi sposta un pochettino anche la lettura generale della luminosità e del contrasto, però è davvero molto ma molto stabile. Il colore è quello e questo è una caratteristica che va a premiare la formulazione. Cosa che invece per esempio su una carta come questa, che è il mio solito blocco pigna, che è la caratteristica che utilizzo, scusate, per caratteristiche complementari rispetto alla carta Rhodia, perché è una carta più porosa, una carta con una qualità decisamente meno pregiata, viene un pochettino spento da una parte, ma schiarito, con il tempo si schiarisce un pochettino. Ecco perché vi parlavo all'inizio di una tinta quasi corallo, perché è possibile che la riscontriamo un pochettino più chiara rispetto al tempo. Qui stiamo parlando di 3 settimane su una carta che però sappiamo avere caratteristiche diverse. Anche la stessa rigatura che presenta questo foglio non fa altro che come possiamo dire, ad abbattere il grado di contrasto che invece su una carta bianca e molto luminosa come questa, che è Rhodia, invece possiamo continuare a riscontrare. Il dato saliente è che anche su una carta come questa la copertura, certamente è un colore rosso, quindi non mi viene in mente che non vi sia, ma soprattutto abbiamo un bel riscontro cromatico. Passa il foglio? No, non passa il foglio nemmeno in corrispondenza, come vedete, di quando si va veramente a calcare. Qui ci sono passato sopra 4 volte, ma non passa il foglio neanche col nostro, ovviamente, blocchetto Rhodia. Quindi anche in questo caso, andiamo a vedere di qua, qui stiamo parlando di una Clairefontaine, ma anche in questo caso, come vedete, si può scrivere comodamente. Mi è piaciuto anche sulla Fabriano e Cocqua, che è un'altra carta che utilizzo spesso per i miei riferimenti, perché è una carta un po' avoriata, e come vedete la caratteristica del colore, la tinta, resta comunque molto riconoscibile, cioè è quella al saldo ovviamente della tinta un po' ambrata che Ecoqua mette in campo. Ancora volevo dirvi, sempre rispetto a questo, vedete come il bianco per esempio di Rhodia aumenti il contrasto ma sposti anche un pochettino, anzi sarebbe meglio dire il contrario, cioè l'avoriato di questo sposta un pochettino la percezione visiva della tinta reale dell'inchiostro. Andiamo a vedere su Ecoqua, anche in questo caso non c'è alcun passaggio dall'altra parte. A proposito di Ecoqua, non perdetevi il video sulla nuova, l'ultima Ecoqua di Fabriano, che insomma gioie e dolori. Dai, non voglio anticiparvi niente. Per chi è consigliato questo inchiostro? Beh, per tutti quelli che cercano un rosso vivo, un rosso vivace, una bella tonalità di rosso che sia compresa fra quello che è un po' l'idea generale del rosso, e poi per tutti coloro che cercano un inchiostro di qualità in grado di far scorrere bene il pennino della stilografica preferita, ma anche di far scorrere bene quei pennini che risulterebbero un pochettino più difficili o di bocca buona se vogliamo, come ad esempio questo pennino che è un pennino tagliente. Gli inchiostri Edelstein li troviamo nel classico calamaio, molto bello del resto, questo qua ovviamente non è il rosso, oppure
nelle cartucce, quelle lunghe, una bella scatoletta, una scatoletta che ormai ahimè è vuota perché l'ultima cartuccia è andata via un po' di tempo fa, che però mi tengo perché mi piace un sacco. Ah, c'era anche il prezzo. Beh, certo, le cartucce in proporzione costano un po' di più, però sono molto comode perché sono quelle lunghe. Insomma, a voi la scelta come sempre per valutare l'acquisto. E allora non mi resta che salutarvi e invitarvi ai prossimi video. Ciao a tutti amici!